Benvenuti in questo video sulla vita e le imprese di Gaetano Badalamenti, uno dei più temuti mafiosi siciliani di tutti i tempi. La sua ascesa al potere non è stata priva di ostacoli. Badalamenti è stato accusato di diverse accuse, tra cui abigeato, associazione a delinquere e concorso nel sequestro di persona. Ha guidato la cosca di Cinisi e si è dedicato al commercio di droga con gli Stati Uniti. Nonostante i numerosi arresti e condanne per traffico di droga e omicidio, Badalamenti è riuscito a costruire un impero criminale che ha avuto un impatto sulla Sicilia e oltre. Non perdete l'occasione di conoscere meglio questo temibile boss mafioso in questo video. Tano Badalamenti era il più giovane di una famiglia con 5 maschi e 4 femmine. Ha avuto un'istruzione minima prima di essere messo a lavorare come bracciante nei campi all'età di 10 anni. Arruolato nell'esercito italiano nel 1941, disertò prima che gli alleati invadessero la Sicilia nel luglio 1943. Suo fratello maggiore Emanuele emigrò negli Stati Uniti e gestì un supermercato e una stazione di servizio a Monroe, nel Michigan. Nel 1946 Gaetano fu citato in un mandato di cattura con l'accusa di associazione a delinquere e sequestro di persone e nel 1947 fu accusato anche di omicidio e fuggì dal fratello Emanuele negli Stati Uniti. Badalamenti fu arrestato nel 1950 e rimpatriato in Italia. Sposò Teresa Vitale, sua sorella era sposata con Filippo Rimi, capomafia di Alcamo, e avviò un'attività nei terreni di famiglia come coltivatore di limoni. Le sue difficoltà giudiziarie sono state tutte risolte a causa di prove insufficienti. Badalamenti fondò un'impresa edile di successo che forniva il pietrisco per l'aeroporto Punta Raisi di Palermo, che rientrava nella sfera di influenza della famiglia Cinisi. All'inizio degli anni 60 ha corrotto con successo i funzionari per far costruire l'aeroporto vicino alla sua città natale, nonostante la sua scomoda posizione geografica. La costruzione necessitava di grandi quantità di roccia e ghiaia, che erano disponibili in grandi quantità nella proprietà di famiglia. Le sue 2 imprese edili, un impianto di betonaggio e una flotta di camion fornirono l'occupazione tanto necessaria ai cittadini e arricchirono Badalamenti. Badalamenti assunse la guida della mafia a Cinisi nel 1963 dopo che un'autobomba uccise Cesare Manzella durante la prima guerra di mafia. La strage di Ciaculli del 30 giugno 1963 quando furono uccisi 7 poliziotti e militari inviati a disinnescare un'autobomba destinata al mafioso Salvatore Greco trasformò la guerra di mafia in una guerra contro la mafia. Ha provocato i primi sforzi concertati antimafia da parte dello Stato nell'Italia del dopoguerra. In un periodo di 10 settimane furono arrestati 1200 mafiosi, molti dei quali sarebbero stati tenuti fuori circolazione per 5 o 6 anni. La commissione mafiosa siciliana è stata sciolta. Badalamenti aveva il controllo completo a Cinisi. Sembrava che Badalamenti fosse ben voluto dai carabinieri perché era calmo, affidabile e amava sempre scambiare 2 chiacchiere. Sembrava quasi che facesse loro un favore perché a Cinisi non succedeva mai niente. Era un paesino tranquillo. Li vedevo spesso camminare a braccetto con Tano Badalamenti e i suoi scagnozzi. Non puoi avere fiducia nelle istituzioni quando vedi la polizia a braccetto con i mafiosi, secondo Giovanni Impastato, il fratello di Giuseppe Impastato nella sua dichiarazione alla Commissione Antimafia Italiana. Nel 1970 fu riattivata la commissione, era composta da 10 membri ma inizialmente era governato da un triumvirato composto da Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e i Corleonesi con a capo Luciano Leggio, anche se sarebbe stato Salvatore Rina a rappresentare effettivamente i Corleonesi. Nel 1975 la commissione al completo fu ricostituita sotto la guida di Badalamenti. La commissione mafiosa aveva lo scopo di risolvere le controversie e mantenere la pace, ma Leggio e il suo sostituto e successore, Salvatore Rina, stavano tramando per decimare i clan palermitani. Alla fine del 1978 Gaetano Badalamenti fu espulso dalla commissione e lo sostituì Michele Greco. Ciò segnò la fine di un periodo di relativa pace e significò un grande cambiamento nella stessa mafia. Tano Badalamenti è stato anche sostituito come capo della famiglia mafiosa di Cinisi dal cugino Antonio Badalamenti. Si trasferì in Brasile attraverso la Spagna e si stabilì a San Paolo. Gaetano Badalamenti sarebbe diventato uno dei maggiori trafficanti di eroina della mafia siciliana. Dal 1975 al 1984, è stato uno dei principali capobanda di un'operazione di traffico di eroina da 1,65 miliardi di dollari, nota come Pizza Connection, che
che importava eroina dal Medio Oriente e distribuiva la droga attraverso le vetrine delle pizzerie del Midwest, degli Stati Uniti. Già nel 1951 la polizia americana identificò un carico di 50 kg di eroina a Badalamenti, che allora viveva a Detroit come immigrato clandestino. Tuttavia, negli anni 50 la maggior parte del denaro veniva ricavata dal contrabbando di sigarette straniere in Italia. Dopo il 1975, Badalamenti ha unito le forze con Salvatore Catalano della fazione siciliana della famiglia Bonanno a New York ed è stato coinvolto nel caso Pizza Connection, in cui la mafia ha contrabbandato milioni di eroina e cocaina negli Stati Uniti utilizzando pizzerie di proprietà della mafia come distribuzione punti. Nel 1985 Badalamenti e altri coinvolti nel caso furono accusati di traffico illegale, di stupefacenti, cospirazione contro la legge Rico e riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno anche affermato di essere responsabili di omicidi negli Stati Uniti e in Sicilia. Il processo a Badalamenti e ai suoi alleati è durato 17 mesi. Durante esso Badalamenti e Catalano hanno testimoniato l'uno contro l'altro. Il 22 giugno 1987 Badalamenti è stato condannato solo per riciclaggio di denaro, ma condannato a 45 anni di carcere e una multa di $125.000. La Corte di Cassazione italiana ha stabilito nell'ottobre 2004 che l'ex primo ministro Giulio Andreotti aveva legami amichevoli e persino diretti con uomini di spicco della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade, favorito dal legame tra loro e Salvo Lima attraverso i cugini Salvo. Secondo i magistrati inquirenti Andreotti avrebbe anche commissionato alla mafia l'uccisione del giornalista Mino Pecorelli. L'omicidio avvenne il 20 marzo 1979. Andreotti temeva che Pecorelli stesse per pubblicare informazioni che avrebbero potuto distruggere la sua carriera politica, in particolare il finanziamento illecito della Democrazia Cristiana e i segreti sul rapimento e l'uccisione nel 1978 dell'ex presidente del Consiglio Aldo Moro delle Brigate Rosse. Tommaso Buscetta testimoniò che Gaetano Badalamenti gli disse che furono i cugini Salvo a commissionare l'omicidio, con la mafia per fare un favore ad Andreotti. Don Tano Badalamenti è deceduto per insufficienza cardiaca all'età di 80 anni presso il Devens Federal Medical Center, il 29 aprile 2004, è sempre rimasto un mafioso all'antica, fedele alla regola dell'omertà. Non ha mai ammesso di appartenere a Cosa Nostra, ma non l'ha nemmeno mai negato. A un certo punto durante gli interrogatori dell'FBI disse: «Se rispondessi mi farei del male in Italia». Nonostante la sua condanna a 45 anni negli Stati Uniti non è mai diventato un pentito. Badalamenti incuteva rispetto. Viene descritto come il tipo di persona che, quando lo guardi, sai che è responsabile di qualcosa. In questo video, abbiamo esplorato la vita e le imprese di Gaetano Badalamenti, uno dei più temuti mafiosi siciliani di tutti i tempi. Abbiamo visto come Badalamenti, partito da una famiglia povera e da un lavoro come allevatore di bovini, sia riuscito a costruire un impero criminale che ha avuto un impatto sulla Sicilia e oltre diventando uno dei più temuti boss mafiosi siciliani di tutti i tempi. Spero che questo video vi abbia fornito una panoramica della vita e delle imprese di Gaetano Badalamenti e vi abbia suscitato l'interesse a saperne di più su questo temibile boss mafioso. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi nulla. Grazie per avermi seguito fin qui e vi aspetto nei prossimi video.